Sto pensando a Marta, una mia cara amica. Sto pensando di andare a trovarla. Quale preposizione si usa con il verbo pensare? A volte a e a volte di. E oggi affronteremo proprio questo argomento e vedremo che cosa cambia se usiamo una preposizione o l'altra. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo dalla preposizione a. Pensare a si usa quando pensiamo a qualcuno o a qualcosa. Ciò significa che ha a che fare con l'attenzione. Si tratta di concentrare l'attenzione su una persona, su un luogo o su un oggetto. Vediamo alcuni esempi. Sto pensando a te. Quando penso alla pizza mi viene fame. Ma attenzione però, perché pensare a si utilizza anche per indicare che ci prendiamo cura di qualcuno o qualcosa. Ciò significa che ci occupiamo di qualcuno o qualcosa. La parola chiave in questo caso è proprio cura, avere cura di qualcuno, occuparsene. Penso io ai bambini mentre tu pulisci la cucina. In questo caso, penso io ai bambini significa mi occupo io dei bambini, mi impegno a occuparmi di loro. In questo video stiamo parlando del verbo pensare, che è indubbiamente uno dei 100 verbi più importanti della lingua italiana. Se ti va di conoscere gli altri 99 e di scoprire anche la corretta pronuncia al presente, puoi scaricare il PDF che troverai qui sotto in descrizione. Passiamo ora all'uso di pensare di. Serve per indicare la nostra opinione su qualcuno o qualcosa. Che cosa ne pensi di Marta? Chissà che cosa pensa di me. Pensare di si usa anche per indicare l'intenzione di fare qualcosa. Penso di andare a mangiare una pizza. Penso di venire a trovarti. Allora, finora abbiamo visto tante cose. Facciamo quindi un breve riassunto. Cominciamo da pensare a. In questo caso abbiamo a che fare con l'attenzione e la cura, cioè usiamo pensare a quando focalizziamo la nostra attenzione su qualcuno o qualcosa, o anche quando ci occupiamo di qualcuno o qualcosa. Ecco alcuni esempi. Sto pensando a te. Sto pensando a Marta. Quando penso alla pizza mi viene fame. Penso a pulire la cucina. Attenzione, perché in questo caso penso a pulire significa che me ne occupo io. Ricorda infatti che abbiamo pensare a qualcosa o qualcuno e pensare a fare qualcosa, che significa proprio occuparsene. Passiamo ora a pensare di. In questo caso le due parole chiave sono opinioni e intenzioni. Si usa pensare di quando si ha un'opinione su qualcuno o qualcosa, o quando si ha l'intenzione di fare qualcosa. Ecco alcuni esempi. Penso di venire a trovarti. Che cosa ne pensi di Marta? Penso di andare a mangiare una pizza. Penso di pulire la cucina. E come vedi, rispetto all'altra frase, cioè penso a pulire la cucina, in questo caso indico una mia
intenzione. Ricorda pertanto abbiamo pensare qualcosa di qualcuno o qualcosa e pensare di fare qualcosa, cioè indica un'intenzione. Ed ora è giunto il momento di mettere in pratica ciò che hai imparato. Ti chiedo di leggere le seguenti frasi e di provare a scegliere la preposizione giusta. Penso andare in vacanza in Italia quest'estate. Si dice penso di, perché sto indicando un'intenzione. Continuiamo. Penso quanto sarà difficile l'esame finale. Penso a quanto sarà difficile, perché in questo caso stiamo indicando a cosa diamo attenzione, a cosa stiamo appunto pensando, a cosa rivolgiamo i nostri pensieri. Terzo caso. Penso te ogni giorno. La frase corretta diventa penso a te ogni giorno. Anche in questo caso, attenzione. Ed ecco la prossima frase. Penso io, dolce, tu occupati del vino. In questo caso è penso io al dolce, tu occupati del vino. In questo caso indichiamo che io mi occupo, io mi impegno a preparare un dolce. Ancora. Mi ha fatto un regalo molto gentile, quindi penso scrivere una lettera di ringraziamento. Diciamo penso di scrivere, perché sto indicando la mia intenzione. Proseguiamo con un'altra frase. Che cosa pensi? Nuovo film di Marco. Che cosa pensi del nuovo film di Marco? Stiamo indicando un'opinione. Qual è la mia opinione su questo film? Altro esempio. Non preoccuparti della spesa, ci penso io. Comprare tutto ciò che serve per la cena. La frase corretta è ci penso io a comprare tutto ciò che serve. Certo, perché sto indicando che mi occupo io, mi impegno a fare questo. Oggi abbiamo parlato dell'uso delle preposizioni a e di con il verbo pensare, ma questo non è l'unico verbo che regge queste due preposizioni. Ecco perché il prossimo passo è quello di fare un test per vedere se effettivamente conosci anche gli altri verbi. Lo potrai fare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.